E benvenuti in questo nuovo video. C'è l'ufficialità, in realtà c'è da un po' di giorni, però purtroppo non avevo il video pronto come ce l'avevo pronto per Berardi, di cui è già uscito il video, l'analisi tecnica, così come l'analisi tecnica di Bella Kotchap. Ero riuscito già a registrarli prima, non per Corner Lisman, che è l'altro acquisto, praticamente il secondo ufficializzato, se non erro, di questa sessione di calciomercato, che adesso, come starete vedendo, si sta un attimo movimentando, ecco, ci sono varie ufficialità, non solo in uscita, finalmente dopo appunto le uscite pesanti di Doumbia e Svoboda, anche se Svoboda non è ancora ufficiale, comunque uscirà, e adesso c'è appunto l'arrivo di Cornel Lisman, già pubblicati appunto come vi dicevo il video analisi tecnica di Berardi, di Bella Kotchap, di Basic avevo un po' parlato, non avevo fatto proprio un video specifico su Basic, ma comunque avevo detto la mia dal punto di vista anche tecnico, insomma, cosa può venire a fare, in che modo si può inserire per me nel contesto tattico di Stroppa. E oggi andiamo a parlare di questo ragazzo, perché immagino molti non lo conoscano, nemmeno io prima di fare ovviamente l'analisi tecnica, non seguendo purtroppo, non ho il tempo, il campionato polacco, ma in realtà c'era anche poco da seguire perché comunque il ragazzo, come ho letto molto in giro, ha giocato proprio poco anche nel campionato polacco, ma non perché scarso, non perché non abbia, come dire, delle qualità, ma perché appunto ha avuto un pesante infortunio la scorsa stagione, quindi l'ha un attimo tenuto fuori. Però il ragazzo sicuramente di prospettiva, adesso vado a parlarvene, ovviamente partendo sempre da considerazioni tecniche e da quelle, dati, video, insomma, partendo da quei dati per analizzare il tutto al meglio possibile il giocatore con i miei mezzi, ecco. E poi andiamo alle mie considerazioni personali, poi ovviamente voglio sapere le vostre. Prima di cominciare ovviamente vi chiedo di lasciare il like, di iscrivervi se non siete già iscritti, di abbonarvi per chi vuole sostenere il canale ed entrare nel gruppo abbonati su Instagram, dove parliamo un po' più tutti i giorni, insomma, delle varie trattative, anche semplicemente voci di mercato così. Oggi ci concentriamo su Cornel Lisman. Andiamo direttamente. Trattativa contratto fino al 2030 con opzione per un ulteriore anno. Costo, allora io non ho certezza su questo, però Transfermarkt, che è uno dei siti che utilizzo per fare l'analisi, Transfermarkt lo uso per carriera, infortuni e capire un attimo il ruolo, così dove ha giocato principalmente il giocatore nella squadra da cui proviene. Comunque a livello di cartellino dice 2 milioni e mezzo. Gli diamo, cioè ci crediamo, va bene. Evidentemente comunque già questa cifra per me dice delle cose, ecco, sicuramente nonostante questo infortunio di cui ho parlato o accennato, cioè il Lech Poznan te l'ha venduto come comunque un giocatore su cui puntavano, su un giovane su cui puntavano, che appunto è lo stesso Venezia, lo stesso Antonelli in particolare, comunque ci vede qualcosa di importante per comunque sborsare una cifra che non è altissima, ma non è neanche irrisoria, insomma, per un ragazzo. Quindi assolutamente da tenere in conto anche questo sul valore del ragazzo, vuol dire che ci intravedono del potenziale. Andiamo alle considerazioni tecniche, partiamo ovviamente dalle questioni anagrafiche un po' più generali di base. È un classe 2006, quindi 20 anni, polacco, nel giro già tra l'altro della nazionale ho letto under 20, 1,86 di altezza, questo è un dato sicuramente interessante per un ala sinistra, appunto, che sarebbe il suo ruolo naturale. Da noi, insomma, nel contesto tattico di Stroppa, presumibilmente, insomma, verrebbe per fare l'esterno sinistro, però di piede destro, a differenza di un Berardi, ad esempio, che è arrivato, o di un Aps che abbiamo già, è un esterno, verrebbe a fare l'esterno sinistro, ma è con altre funzioni, e dopo andremo a parlare un po' meglio, perché appunto è un piede destro, a differenza degli altri due che ho citato, che sono due sinistri, insomma, due esterni classici da 3-5-2, insomma. L'ultima stagione, tra tutte le competizioni, ha totalizzato 22 presenze, un gol e 2 assist in 787 minuti. 22 presenze perché comunque non è solo conteggiato il campionato polacco, ma tutte varie altre competizioni, anche europee, perché comunque ho visto che c'era sicuramente presenze in Europa, no, Conference League, preliminari, credo, di Europa League, comunque varie competizioni a cui ha partecipato
il Lech Poznan. E appunto quest'ultima stagione è stata condizionata fortemente per il ragazzo da un infortunio grave, perché alla fine tutte queste presenze che vi ho citato qua tra campionato polacco, Coppa polacca, Coppe europee, sono relative alla prima parte di stagione. Sono relative alla prima parte di stagione, poi purtroppo da gennaio, cioè a gennaio, ho avuto questa lacerazione del menisco, infortunio pesante che l'ha tenuto praticamente fuori tutto il resto della stagione fino alla fine. E tra l'altro mi sono andato a vedere a questo proposito anche la stagione precedente, che se non ho capito male era la prima vera stagione da professionista all'interno della prima squadra, insomma, e appunto anche la stagione precedente mi sembra sia stato condizionato dagli infortuni. Non specificano che tipo di infortunio, però si vedeva che proprio il giocatore non era nemmeno convocato così. E infatti però è riuscito almeno nella stagione precedente, quindi non questa appena passata, quella prima ancora, la 24-25 se non erro, era riuscito a totalizzare qualche presenza in più, 26 e non 22, sempre in tutte le competizioni, e totalizzando 5 gol e un assist in 1295 minuti, quindi già con qualcosina in più, con 4 presenze in più, comunque aveva già fatto intravedere qualcosina ed era anche un anno più giovane, quindi ecco, probabilmente lì è suscitato un po' l'interesse, credo nostro, ma comunque di altre squadre, immagino, su questo talento grezzo, no? Adesso una nota sui dati delle presenze, perché lo vado a dire per questo video qui, ma per tutte le prossime analisi tecniche, speriamo ce ne siano tanti, vorrà dire che sono arrivati tanti giocatori, quindi ottimo. Dati delle presenze non vuol dire che appunto sia partito da titolare, infatti per quello vi ho detto in 1295 minuti, no? Quando ho detto 26 presenze, però non vuol dire appunto che sia partito da titolare, può essere anche entrato semplicemente 5 minuti, però insomma, le piattaforme lo calcolano come una presenza di fatto, quindi giusto una nota metodologica, no? Non è inerente solo al ragazzo, ma per tutti. Comunque, in questo caso sono andato un attimo a vedere come al solito i dati Photomob, è una piattaforma che sto cercando di utilizzare al meglio, utilizzare sempre meglio per le analisi tecniche, per avere un punto di riferimento analitico, però devo dire che in questo caso, a essere onesti, cioè i dati sono un po' molto relativi, anzi, visto il minutaggio limitato, soprattutto i dati dell'anno scorso, e tra l'altro i dati sono relativi solo quelli che ho trovato al campionato polacco e quindi non a tutte le competizioni, quindi sono ancora meno partite, mi pare 13 partite, se non erro, adesso non mi ricordo, da poter comunque, su cui poter analizzare, quindi in realtà, cioè, generalmente per analizzare al meglio ci vuole un bacino di partite un po' più ampio, cioè 13 partite è un po' poco, ci accontentiamo, però senza prendere per oro colato, se volete ve le lascio qua sotto anche nei commenti per chi magari riesce a analizzarle, così o si vuole un attimo informare, magari apprendere come si fa, vi lascio il link qua sotto in descrizione. Ci concentriamo però sui video che sono riuscito a reperire con tanta calma, perché non era facile, non c'era un video vero e proprio che lo analizzava così tra highlights valido in partite dove è riuscito a giocare, poverino. E devo dire che appunto dalla visione di questi video il primo aspetto, ecco, che mi balza all'occhio più di tutti è sta progressione a palla al piede, questa bella falcata, diciamo, che fa, devo dire, ancora più impressione abbinata ai centimetri, non tanto la progressione in sé, ma abbinata a quei centimetri lì, quindi bello sicuramente da vedere, mi sembra un po' il suo punto di forza, onestamente, in questo momento, dal mio punto di vista. Buona conduzione palla, ovviamente, visto le sue caratteristiche, giocando a sinistra, però essendo appunto un destro, tende ad accentrarsi partendo dalla sua sinistra e appunto rientrare per semplicemente rientrare sul suo piede rispetto che ad andare sul fondo. Diciamo che gli esterni che magari cioè dovrebbe essere ambidestro per poter andare sul fondo con facilità, ecco. Ovviamente non sono facili da trovare, quindi tende più come giocata ad accentrarsi, andare verso il centro. A livello di dribbling cioè, è bravo nell'uno contro uno, ma
più, cioè, più grazie a questa sua progressione di cui ho parlato prima, che grazie a spunti tecnici particolari. Cioè, al punto di vista tecnico non è male, buona tecnica, però diciamo che non è nulla per me di trascendentale in questo momento, da quel che ho visto. E tra l'altro, sì, ricollegandoci anche a questo aspetto, più che cercare, diciamo, la giocata individuale per conto suo, cerca di associarsi con i compagni in campo, e per me questo comunque è un dato ottimo, nel senso denota già intelligenza tattica, sa attaccare bene lo spazio alle spalle del terzino o del quinto in questo caso, cioè in questo caso in Serie A dove giocano un po' tante col 3-5-2, vedremo la prossima stagione. Vedo che cerca spesso appunto di inserirsi in questo tipo di spazi. Per me, tra l'altro, con quei centimetri lì, se appunto impiegato, come lo vedo, come si vede dalla heatmap, per me con quei centimetri lì a sinistra lo vedrei, cioè lo potremmo sfruttare tantissimo per me per i cross tipici da quinto a quinto, tipici del 3-5-2, insomma, è il modulo che utilizziamo, che utilizza Stroppa, quindi per me quello è un aspetto sicuramente da implementare, visti i suoi centimetri. Un esterno comunque da 1,86 di altezza, potenzialmente è tanta roba se lo sfrutti per situazioni di cross di quel tipo e soprattutto da quel tipo di situazione, quindi ovviamente cross ma sul secondo palo intendo. L'ho visto comunque, altro aspetto positivo, tornare spesso in fase di non possesso, da quel che ho visto dai video, e questo denota comunque quello che dicevo prima, no? Intelligenza tattica, senso tattico comunque, e anche tra l'altro abnegazione, ecco. Quindi questa è un po' la mia analisi tecnica. Considerazioni personali, qua vado a dire totalmente la mia in base a quel che abbiamo detto. Allora, diciamo che i numeri della scorsa stagione non sono così confortanti, sono limitati, ma appunto, come dicevo, perché sono state limitate anche proprio le sue presenze in campo. Cioè, per dire, anche ve lo dicevo, no, prima, la stagione precedente, precedente a quest'ultima terminata, con pochissime presenze in più, era riuscito ad arrivare a 5 gol e un assist, quindi credo che se trova un minimo di continuità fisica, cosa che purtroppo in questi 2 anni da professionista praticamente non ha avuto, per me crescerà anche il suo livello di prestazioni, questo sono abbastanza sicuro, e ovviamente di conseguenza anche il numero di gol e assist è palese. Appunto, ve l'ho anche già detto all'interno del video, lo vedo come un quinto, come un esterno sinistro offensivo, ecco, questo è una caratteristica, diciamo, che lo differenzia un po' magari da un Berardi, da un Haps anche no, anche se però sa fare bene le due fasi. Comunque lo vedo come un esterno sinistro offensivo, questo è un particolare per me da tenere a mente, da far crescere, e soprattutto tenertelo lì, secondo me, per un certo tipo di situazioni, per un certo tipo di partite, ma più che altro situazioni di partita. Cioè, perché ad ora ovviamente parlo per me, non lo vedo come un titolare, come il titolare esterno sinistro. Per me, diciamo che se volessimo paragonarlo alla rosa dell'anno scorso, per me deve essere o può essere, speriamo sia un po' di più, onestamente parlando, almeno a livello qualitativo, potrebbe essere quello che non è stato Pietrelli, che doveva essere un po' quell'esterno, quell'ala che entra e che ti dà caratteristiche diverse rispetto a quelle che ci sono in campo. Caratteristiche particolari, dribbling, saltare l'uomo, comunque dare imprevedibilità alla squadra in un certo frangente di partita, magari nel secondo tempo, per sparigliare un attimo le carte in tavola dal punto di vista tattico. E tra l'altro un'altra cosa che mi ha suggerito il sito che utilizzo per i dati, FOTMob, suggerisce che potrebbe anche fare la mezzala sinistra. Cioè, non risultava da Transfermarkt, però devo dire che pensandoci un attimo, riflettendoci un attimo, mezzala sinistra di piede destro avrebbe senso vista la sua progressione palla, no? Che secondo me è l'aspetto che balza più all'occhio, almeno
a prima vista. Poi non so da mezzala sinistra, che richiede un certo tipo di applicazione non solo offensiva, e lui devo dire che ha molto quell'attitudine offensiva. Non so quanta però efficacia avrebbe in fase di non possesso, quanto lavoro di interdizione diciamo ti possa garantire. Però diciamo che è una possibilità, mettiamola lì. Tenete questo dato così un attimo sul chi va là, però ecco, avrebbe senso provarlo lì sicuramente, non lo escludiamolo, ecco in quella posizione, tutto lì. Quindi conclusioni, per me stiamo parlando di un talento grezzo, assolutamente da sgrezzare. Avevo letto anche qualche commento in qualche forum online di qualche polacco così che lo descriveva, che sicuramente l'ha seguito un po' di più di me all'interno della stagione, e parlano appunto così, nel senso di un talento grezzo, e appunto noi avremo il compito di sgrezzarlo, perché comunque il ragazzo, comunque tutti, vedo che sono d'accordo, ha margini di crescita importanti, perché d'altronde è giovanissimo, 20 anni, quindi anche questo, come sono stati fatti diversi colpi in questo senso, pensiamo allo stesso Berardi, che tra l'altro è impiegabile nella stessa posizione, è un investimento per il futuro, parliamoci chiaro, che però magari un investimento per il futuro che magari speriamo possa rendersi utile magari anche per il prossimo presente, per il campionato che arriva. Questa è un po' la mia disamina, non ho altro da aggiungere. Se volete aggiungete voi qua sotto cosa ne pensate in base alle considerazioni tecniche personali mie fatte qua. Vi ringrazio per aver visto il video fino a qui, lasciate ovviamente anche in chiusura, lo dico, like, iscrizione, chi vuole può anche abbonarsi per sostenerci. È sempre Forza Venezia, è sempre Forza Unione.